Buongiorno web amici, benvenuti in un altro video calendario. Oggi, come potete vedere qua, al orrendo. Up when the sun is down, enjoy the ride, cancel pillows in the Chevy. Slide or die, laying low, hitting heavy. Take your time, let me know when you're ready. Couple months I've been messing with this baby. Open for plans tonight. Till the fat lady sings, I owe you a trip, cause me and you, we got a thing. My sunshine, I stay hair curly like a string. Just a big ol' smile, that's about all you gotta bring. So enjoy the ride, that's a... Finalmente è arrivata in Italia, è un prototipo ma arriverà fra un mese e mezzo circa, ma intanto vediamo le caratteristiche. Come vedete è un po' una turistica, un cruise, come vedete un manubrio molto alto devo dire, e anche la moto è molto lunga. Peso 245 kg, un pacco batterie da 120 A con un voltaggio da 150 volt, veramente tanti. Motore da 11 kW e di picco arriva fino a 58. Particolarità, come vedete qua, ha un radiatore veramente grande, non ha la ventola di raffreddamento ma solo tramite l'aria che quando noi andiamo, che raffredda oltre al motore, scusate, oltre al motore anche il controller, quindi controller e motore sono raffreddati a liquido. Le batterie invece no, non sono raffreddate in nessun modo, solo con l'aria che passa. Delle gomme non indifferenti, dietro abbiamo un copertone da 180, quindi veramente molto grande, doppio freno disco, l'ABS. La seduta, come vedete, è abbastanza comoda per la sella, anche in due tutto sommato non è male, quindi omologata anche due posti, vedete che ci sono le pedaline, e con le braccia diciamo che sono un po' sollevate, quindi forse sono un po' troppo distese, ma parlando con loro hanno detto che stanno già valutando di fare dei manubri diversi da poter mettere in base all'altezza della persona. Velocità 135 km/h. Apriamo questo sottosella, vediamo cosa c'è. Come vedete, vi faccio vedere bene da vicino. Ecco qua, abbiamo il cablaggio, perché questo è un prototipo, quindi al momento non c'è assolutamente niente, quindi non so se ci sarà uno spazio per poter mettere il cavo di ricarica, anche perché come vedete qui non ci sono sportelli, niente, quindi questo è un finto serbatoio che non si può aprire per poter mettere nulla dentro. Ammortizzatore regolabile solo in precarico con la ghiera sopra, precarico molla, e anteriormente la stessa cosa, quindi si può regolare solo il precarico. Devo dire che la sella si toglie e si mette molto facilmente rispetto a altre che si tribolano un po'. Questo devo dire che l'hanno fatto proprio bene da quel lato lì. Ok ragazzi, salgo su e facciamo una prova tanto per vedere come va. Per farla partire, una volta tirato sul cavalletto laterale, bisognerà schiacciare una leva dei freni e schiacciare il pulsante P. In questo modo, invece che avere il piccolo ci darà ready, lo vedremo dopo. Soliti tasti, luci, quindi abbaglianti, le quattro frecce, le frecce classiche anche qua non ritornano, quindi bisogna spostare il clacson, luce di posizione, le tre mappature
sono invertite rispetto agli altri, quindi la Eco è sulla sinistra, la Dynamic e la Sport alla retromarcia, e questo tasto che vedete, quando noi vogliamo spingere andando a piedi, schiacciando questo ci accompagna, quindi va a una velocità come i nostri passi, per non far fatica a spingerla. Nella versione definitiva avrà l'abbagliante automatico e avrà il tasto del cruise control, ok? E anche questo sarà adattivo in base alla luce, si oscura oppure diventa più chiaro, come il telefonino, insomma. Ok ragazzi, scusate il video un po' veloce, ma purtroppo la moto non posso tenerla più di tanto. Spero di avervi detto tutto. Non vi ho detto la ricarica a colonnina con la Mennekes tipo 2 e un trifase, quindi funziona monofase a casa, trifase alla colonnina da 3,8 kW, quindi carica veramente abbastanza veloce. Ok, ci vediamo al prossimo video da Credendario. Ciao ciao!